Cos'è Akasha? E perché Akasha viene spesso collegato, anzi sempre collegato, alle antiche civiltà? Io voglio partire da un concetto, dal concetto dei nostri sogni. Noi abbiamo, tra i vari sogni che facciamo, dei sogni cosiddetti realistici. Alcuni li chiamano sogni lucidi. Poi insomma a seconda delle tradizioni ognuno mette la propria definizione. In questi sogni, quelli che proprio noi quando ci svegliamo sentiamo come se avessimo partecipato davvero, quindi non è solo un qualcosa di visuale, ma è qualcosa in cui noi sentiamo proprio di essere stati lì. Noi troviamo l'espressione di altre vite, nostre ovviamente, che dimorano in quella che è l'energia di Akasha. E quindi alcuni eventi sembra siano proprio scolpiti nelle nostre cellule e influenzano ogni decisione della nostra vita. Magari appena facciamo questi sogni non sappiamo perché. In realtà Akasha ovviamente non è solo i sogni, questa è solo una delle espressioni con cui si manifesta nella nostra quotidianità Akasha, ma sono tantissime le modalità. Facciamo un po' un passo indietro nel tempo, cioè in quello che è stato il famoso 21/12 del 2012, che lì è avvenuto l'apertura di determinati portali energetici che hanno portato, scusate ovviamente il gioco di parole, informazioni ed energie diverse nel nostro pianeta. Non solo, ma noi guardiamo quello che riguarda ovviamente il nostro pianeta. L'energia post 2012 ha portato a lavorare in modo particolarmente profondo con l'energia di Akasha, potendo quindi così riscrivere le nostre paure, le ansie, possiamo annullare i drammi della nostra vita e ricercare così quelli che sono i nostri talenti per poterli poi esprimere quotidianamente. E ogni essere umano, non solo, però intanto focalizziamoci su questo, ha un proprio registro akashico al quale si può accedere per cosa? Per migliorare la propria vita, rimuovere le energie che concedetemi il termine tra virgolette, che non ci piacciono, migliorare il rapporto con se stessi, guarire e risvegliare quindi quella che è la maestria che appartiene ad ognuno di noi. Cos'è Akasha? Akasha è un contenitore spirituale nel quale dimora tutto l'apprendimento delle nostre vite precedenti, presenti e future. Akasha, perché si dice l'apprendimento? Akasha spesso e volentieri viene proprio visualizzata come un'enorme biblioteca. Infatti si parla di registro akashico, di libri della vita, proprio perché viene visualizzata dai più sotto questa forma, cioè sotto forma proprio di biblioteca. Ovviamente Akasha non è una biblioteca, è un'energia, ok? È una particolare vibrazione, però noi esseri umani andiamo a visualizzarla in questa maniera. Cosa significa questo? Cioè avere il proprio libro dove sono inserite le nostre vite passate, presenti e future, che non dobbiamo imparare tutto di nuovo, ma dobbiamo solo tirare fuori ciò che già noi abbiamo appreso, ricordando quindi così la nostra saggezza. Perché ricordare? In Akasha c'è l'impronta di chi siamo e possiamo accedere per recuperare i nostri talenti, le nostre conoscenze, le nostre abilità
di un tempo anche molto lontano, ok? Perché la maggior parte di noi si è incarnata tantissime volte e quindi ovviamente ogni volta che noi ci incarniamo acquisiamo delle abilità, delle conoscenze che poi, come dicevo, non vengono perdute, sono lì scritte, però è come quando noi leggiamo un libro, non è che ci ricordiamo tutto quello che abbiamo letto nel libro, però c'è, fa parte di noi, il nostro subconscio in realtà lo sa, la nostra memoria lo sa e che rimane lì, latente. Quindi queste conoscenze, queste abilità, queste esperienze ci appartengono, ma sono celate. Quindi, occupandoci di ciò che esiste in Akasha, noi modifichiamo la nostra vibrazione, ma attenzione, anche quella del pianeta. Perché in Akasha c'è anche l'energia, la memoria, il ricordo di Gaia. Gaia, che è l'entità vivente del pianeta Terra. Quindi vedete come iniziamo a capire, ad ampliare un po' le nostre conoscenze e capire come tutto in realtà sia collegato. Andiamo un po' più in profondità adesso. Quindi Akasha è una parola in sanscrito. Sanscrito sapete che è una delle lingue più sacre dell'essere umano fin dall'inizio dei nostri tempi. Sanscrito significa proprio lingua perfetta. Quindi non è un caso che è in sanscrito e può essere interpretata in varie maniere. Può essere intesa come cielo, come spazio, oppure come il termine proprio nostro che è etere. E adesso capiamo meglio. Etere nel significato del quinto elemento, noi sappiamo che ci sono 4 elementi più 1 che formano tutto il manifesto, cioè terra, acqua, aria, fuoco e poi c'è la quintessenza che è l'etere, che è quel quinto elemento. La quintessenza veniva chiamata così in alchimia, che è quel quinto elemento che permette, tra l'altro, di vivificare ciò che è manifesto, cioè di dare vita a ciò che è manifesto. E quindi può essere inteso sia come, ripeto, come quinto elemento, ma anche con un significato metafisico, cioè di questo campo eterico. Noi spesso sentiamo parlare di campi eterici. Poi anche il campo eterico, a seconda delle filosofie, a seconda delle tradizioni, viene messo insieme al corpo fisico oppure diviene uno stadio intermedio tra il corpo fisico e il corpo astrale, insomma a seconda ovviamente poi anche lì delle tradizioni e di come si vanno a percepire determinate cose. Quindi Akasha diviene la conoscenza mistica che viene codificata in un campo di esistenza non fisica. Quindi non è materiale, ok? È un campo non fisico. In scienza si dice addirittura non locale, perché nella fisica avrete magari sentito parlare, anche adesso che si parla tantissimo di fisica quantistica, si parla di non località, ok? Cioè lo spazio viene, tra virgolette, trasceso. Ecco perché non locale. O non fisico, perché qualcosa è fisico perché riempie uno spazio. Akasha quindi cosa fa? Trasmette concetti e non fatti, ma andremo a capire meglio un po' anche questo discorso, che noi però quotidianamente non riusciamo a riconoscere. Diciamo che Akasha nella nostra quotidianità noi la lasciamo un po' da parte. Perché? Perché andiamo a vedere ciò che è manifesto, andiamo a vedere ciò che può essere tangibile, quindi percepibile dai nostri 5 sensi. Nella cultura sanscrita, Akasha è un supporto cosiddetto onnipervadente, cioè pervade tutto. Soggiace, attenzione, questo è un concetto molto interessante, soggiace a tutte le cose e diventa tutte le cose.
Quindi all'inizio di tutto c'è Akasha, alla fine di tutto c'è Akasha. Ok? È un, diciamo, ciclo. Diciamo che Akasha cosa fa? Parte da questa, chiamiamola energia, vibrazione molto elevata, infatti viene definita un'energia di amore incondizionato. Piano piano cambia questo tipo di vibrazione, quindi diventa ciò che noi manifestiamo, ciò che vediamo manifesto, dopodiché questa cosa, cioè tutte queste cose manifeste, ritornano allo stadio originale, che è Akasha, cioè questa vibrazione enorme. Come vedete anche qua ci sono delle ciclicità, che è un po' definita anche la ciclicità cosmica. Si dice, no? Nella cultura induista, per esempio, si dice che l'universo viene creato e distrutto ciclicamente da Brahma attraverso il suo respiro. Con l'espirazione si crea l'universo, con l'inspirazione l'universo ovviamente viene annullato, diciamo così, e quindi c'è sempre questo continuo respiro. La nostra scienza attuale ci dice che c'è un Big Bang in cui c'è l'espansione e quindi c'è la creazione dell'universo, e poi ci sarà a un certo punto un Big Crunch dove l'universo viene ovviamente di nuovo contratto. E quindi diciamo che bene o male è lo stesso concetto induista, insomma questo concetto, aiuto, di questa idea di espansione e contrazione, che guarda caso cos'è? Legge di polarità o legge del ritmo, sono due leggi diverse universali. In Akasha è scritto il ciclo di incarnazioni, ma anche il karma di ogni anima. Ci sono tutte le vite passate, tutte le vite presenti, tutte le vite future, come abbiamo detto poco fa. Cos'è Akasha? Akasha è multidimensionale, Akasha è la quinta dimensione. Si tende a parlare tantissimo di quinta dimensione, si dice che dopo gli eventi della convergenza armonica del 1987, dopo questo 2012 famoso, è iniziata l'evoluzione verso la quinta dimensione, noi siamo in terza, ok? Quindi ecco, Akasha è la quinta dimensione, che esiste però anche nelle tre dimensioni che noi percepiamo, perché in realtà i campi di esistenza sono multidimensionali, anche se noi non lo percepiamo con i cinque sensi. E quindi cosa significa? Le anime tornano sulla Terra, sul pianeta Terra, tanti si dicono, ma perché mi sono venuta a incarnare qua? Le anime tornano sul pianeta Terra perché viene affidato loro lo scopo di elevare la vibrazione terrestre per poterla portare in quinta dimensione. Con queste esperienze noi abbiamo il libero arbitrio di elevarla oppure no la frequenza, ok? Cioè, a seconda delle azioni che noi scegliamo di fare, la vibrazione può elevarsi oppure no. Ci dice Kryon, insomma, per chi non lo conosce, è una entità energetica del servizio magnetico. Kryon è una entità canalizzata da 3 persone nel mondo e che ci dice a un certo punto, con alcune canalizzazioni, ci dice che a un certo punto è stata chiesta all'umanità, ovviamente non direttamente fisicamente, ma alle anime che volevano venirsi ad incarnare sulla Terra, se avevano voglia di iniziare ad elevare l'energia di Gaia. Queste anime hanno risposto di sì e hanno iniziato ad incarnarsi sulla Terra. Se vedete, soprattutto nell'ultimo ventennio si è parlato molto di bambini indaco, bambini cristallo, bambini arcobaleno, eccetera, eccetera, no? Queste nuove anime che arrivano per elevare proprio le nostre frequenze. Ed è per quello che noi siamo qua oggi. Una delle conseguenze del nostro libero arbitrio è proprio quello di elevare anche l'energia di Gaia, l'energia del pianeta, e quindi andare in questa famosa quinta dimensione. Non è una cosa che avviene nel giro di qualche anno, perché c'è bisogno anche di tutto un adattamento, di tutta una conoscenza, un'esperienza di un certo tipo, ma noi ricordiamoci che in Akasha non c'è il tempo.
Cioè fuori dalla nostra tridimensionalità, noi sappiamo che il tempo è la quarta dimensione, però fuori da questa dimensionalità il tempo non esiste e quindi non c'è devo fare presto oppure ci metto troppo. Questo è un concetto solo nostro, umano qui sulla Terra. Akasha è energia di tutto ciò, viene definito proprio di tutto ciò che è. Ma cos'è anche? È anche il potenziale che può essere realizzato. Quindi non solo ciò che è già stabilito, ma anche ciò che potrebbe essere. Chiaro?